Siamo all'interno della pagina di presentazione di Genie, il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google che permette di creare un intero videogioco partendo da una frase, da un'immagine, da un disegno o da un semplice elemento grafico. Guardiamo insieme qualche risultato. Questo è un video di sintesi di alcuni videogiochi generati con Genie e qui in basso abbiamo alcune delle azioni che compongono quei videogiochi che sono state estrapolate. Se siete dei videogiocatori avrete riconosciuto certamente la grafica in 2D tipica di alcuni platform che hanno fatto storia, per esempio Super Mario oppure Zelda. Semplicità però non significa che questo modello non sia rivoluzionario. Infatti, per la prima volta assistiamo a un modello di intelligenza artificiale che è stato addestrato su video presi sul web, oltre 200.000 ore di video prese sul web, senza che abbiano delle etichette che spieghino come sono organizzate le immagini di quel video, oppure cosa sono le azioni mostrate all'interno del video. Il modello di intelligenza artificiale da solo ha applicato delle etichette e poi ha fatto anche un passo successivo, questo sì rivoluzionario, ha creato dei videogiochi, quindi dei nuovi ecosistemi che sono coerenti con quelli precedenti dal punto di vista delle azioni dei protagonisti mostrati nei videogiochi, però sono mondi completamente nuovi, quindi dei videogiochi completamente nuovi. E questo, come potete immaginare, apre a scenari davvero incredibili. Per esempio, voi potreste prendere il vostro iPhone, fare la fotografia al vostro cane e attraverso questo modello renderlo protagonista di un videogioco, oppure potete girare un video in giardino e fare di quel giardino la piattaforma nella quale si svolgerà un livello di un videogioco. Oppure immaginiamo che voi non abbiate immagini a disposizione, ma vogliate utilizzare altri modelli di intelligenza artificiale, per esempio da lì integrati in ChatGPT, creare i vostri personaggi, farli bellissimi in uno stile unico, poi prendere quelle immagini, inserirle in questo modello e renderle animate, renderle un videogioco oppure una storia video raccontata. Siamo oltre quello che è il perimetro che avevamo immaginato fino a questo momento. Era stato già incredibile vedere dei modelli di intelligenza artificiale che riuscissero ad interagire in un modo straordinario dal punto di vista del testo, a creare dei nuovi testi, a smontare testi esistenti. Poi l'abbiamo visto generare delle immagini. Ora OpenAI ci ha mostrato cosa potrà succedere con i video partendo dai testi e creando interi video, ma qui siamo oltre. Siamo di fronte a degli ecosistemi interattivi, quindi si rompe anche quella parete di staticità che fino a questo momento aveva caratterizzato i modelli di AI che avevamo visto. Ma c'è anche di più. Infatti DeepMind, che è il laboratorio di ricerca di Google, ci mostra anche un altro esperimento interessante fatto con questo modello. Vi porto in basso. Qui cosa hanno fatto? Hanno registrato l'azione svolta da un braccio meccanico, mosso anche questo da un algoritmo di intelligenza artificiale. Poi hanno preso questo video, l'hanno dato in pasto al modello Genie, questo modello di intelligenza artificiale, e Genie ha ricavato tutte le azioni, non solo del braccio meccanico, ma anche di tutti gli oggetti che interagiscono col braccio meccanico e in più li ha messi in relazione allo spazio nel quale avvengono queste azioni. Cosa significa adesso? Che Genie può riprodurre questi movimenti all'interno di un ecosistema virtuale e quindi creare sì un videogioco, ma quell'ecosistema può essere poi utilizzato per delle cose straordinarie, per esempio per addestrare nuovi modelli di intelligenza artificiale che abbiano anche delle protuberanze fisiche, quindi che possano muovere per esempio altri bracci robotici. Immaginate che risparmio di risorse può esserci in un addestramento di questi strumenti che poi possono essere utilizzati per esempio in delle filiere produttive. Abbiamo un risparmio in termini di tempo perché il modello può allenarsi 24 ore in questi ecosistemi virtuali, abbiamo un risparmio di risorse perché non dobbiamo creare fisicamente gli spazi, i bracci robotici, ma li addestriamo sempre in virtuale, e in più abbiamo un upgrade in termini di sicurezza. Per
perché non abbiamo tutti i rischi legati agli errori che potrebbero commettere questi bracci robotici, e non sono pochi. Ho letto dei libri davvero impressionanti su come funzioni l'addestramento della robotica e poi su quello che può succedere quando, per esempio, sfugge l'addestramento di questi modelli. Poi, se volete, ditemelo nei commenti e vi lascio anche qualche riferimento interessante per approfondire questi argomenti. Come funziona il modello viene spiegato all'interno del paper, che vi lascio sempre in descrizione in basso. In sostanza è composto da 3 componenti. C'è una parte del modello che, dopo aver visto i video, estrapola quelle che sono le azioni latenti. Voi dovete capire che in un video ci sono delle azioni visibili, per esempio un personaggio che salta, e ci sono delle azioni latenti, quindi dei movimenti che avvengono all'interno dello spazio di gioco che non vengono visti o notati dal videogiocatore perché sono veramente dei microframe. Ora, il modello è capace di estrapolare quelle azioni latenti e trovare delle similitudini fra un ecosistema e un altro. Poi c'è una seconda componente del modello che è chiamato un tokenizzatore. Cosa significa? Prende le immagini e le trasforma nell'equivalente di quelle che sono delle monete digitali, dei token. E infine c'è un terzo modello, che è quello più interessante, che è il modello dinamico. Prende i token, quindi le immagini, prende quelle che sono le azioni latenti simili, in azioni simili, in ecosistemi simili, e riproduce dei nuovi videogiochi, dei nuovi ecosistemi in cui quelle azioni vengono inserite in modo coerente. Quindi il personaggio salta e va in alto, supera l'ostacolo che è davanti e quindi fa delle azioni che sono coerenti. Al momento la limitazione di questo sistema è legata alla potenza computazionale, quindi i computer, i server sui quali è stato addestrato il modello. Per questo per ora vediamo dei videogiochi, come detto, che è in 2D. Però all'interno dei paper è stato detto che è possibile scalare il modello in potenza, quindi un giorno potremmo produrre anche dei videogiochi che abbiano un impatto visivo notevole, simili a quelli che sono i titoli più forti del momento, partendo soltanto da una frase, come abbiamo detto, un'immagine, un disegno oppure un video che avete girato col vostro telefonino. Addirittura nel paper si dice: immaginate come la creatività possa arrivare nelle mani di tutti, inclusi i bambini. In sostanza basterebbe un'idea e una storia forte per creare un videogioco che è avvincente. Ovviamente questo porta dietro anche tutta una serie di domande e di impatti che potrebbe avere questa tecnologia, per esempio sul mondo del lavoro, su tutto l'ecosistema di professionalità che ruota intorno al mondo dei videogiochi, quindi non soltanto chi scrive la storia oppure chi tecnicamente realizza i video. Sono quei punti interrogativi che ruotano attorno a tutti questi nuovi strumenti e che domande che è giusto porsi. Intanto va detto che questo modello non è aperto, non è open source. DeepMind ha spiegato anche la ragione del perché questo modello non sia ancora a disposizione di tutti. Non vogliono che questa tecnologia abbia un impatto dirompente sul settore di riferimento. Per esempio, i videogiochi, prima di essersi interfacciati con diversi enti dal punto di vista etico, ma anche con le community di videogiocatori, di sviluppatori e così via. Questo da un lato è lodevole. Va detto che DeepMind ha sempre mantenuto questo approccio, essendo un laboratorio indipendente all'interno di Google, e spesso si è scontrato anche con i vertici di Google che invece volevano lanciare il prodotto. Anche questo vi posso lasciare dei riferimenti in basso nei commenti se siete interessati. È pur vero che si tratta anche di una mossa, se ci pensate, di marketing, perché cosa è stato sempre imputato a OpenAI? Il fatto di aver lanciato il modello di intelligenza artificiale ChatGPT senza immaginare quelle che potessero essere le conseguenze legate a un utilizzo disfunzionale del modello, quindi senza prima educare gli utenti, senza spiegare cosa succedeva ai dati, su quale dati è stato addestrato e così via. Google vuole dimostrare di prendere un'altra strada. Comunque, come detto, è una cosa lodevole, perché è giusto che prima si trovano le risposte a quegli interrogativi che ci siamo posti. A proposito di domande, fatemi sapere sempre nei commenti se questi video vi piacciono e cosa volete approfondire. Alla prossima!